Bentornato, sono Philippe Léveillé, sempre lo chef del Miramonti l'Altro. Siamo in Val Trompia. La mia cucina, come tutte le cucine in Italia e nel mondo, ha avuto la sua evoluzione, ma ci sono dei piatti che sono rimasti proprio i pilastri del Miramonti l'Altro. Uno di questi pilastri è il famoso risotto del Miramonti l'Altro. Che qui parliamo di un risotto che non ero neanche nato io, aveva già cominciato a esistere e parliamo del 1957, 70 passi anni e esiste ancora. È predominante nel mio ristorante, è lui che comanda i primi piatti ancora dal 2025. Siamo da una zona dove il formaggio è molto importante, anche a quell'epoca lì del 57 forse si lavorava più con le malghe, si andava a cercare il formaggio dove era fabbricato. È anche un piacere di aver ripreso una ricetta così che non mi appartiene ma che fa parte dei pilastri del nostro ristorante. La fortuna di essere in delle valli molto ricche di queste malghe, perché sono rimaste, erano molto di più un po' di anni fa, ma nel senso c'è ancora questo senso, questa abbondanza di formaggio e di vedere arrivare 2 carrelli di formaggi. La Lombardia e soprattutto le vallate che sono qui intorno a noi sono ben rappresentate e questo è un po' l'orgoglio del locale. Okay, questi 2 carrelli sono composti di 3 tipi di formaggio. Dunque su uno abbiamo tutti i formaggi stagionati, sulle altre abbiamo tutte le paste molle e tutti gli erborinati. La selezione che è effettuata di Daniela, mia moglie, Daniela Piscini, che ha una grande esperienza, è fatta di tutti questi anni di ricerca e che sono a disposizione su 2 carrelli di formaggi. La parte delle vallate che sono intorno a noi e parte Lombardia giustamente è privilegiato. Poi dopo, vedere il re dei formaggi, noi abbiamo il Bagos. Questo miracolo della natura che va a prendere del latte, questo sapore di zafferano, mischiare e lasciarlo così maturare nelle malghe, ma andiamo anche a toccare anche altre zone di tutta l'Italia, nel senso che va del sud, del centro, zone Piemonte. L'unica cosa di francese che c'è qui sono io. Sul carrello dei formaggi non c'è. E no, non c'è neanche uno. Io sono sempre contento quando vengono gente dalla mia terra e far vedere che non c'è solo la Francia che ha tantissimi formaggi, ma si potrebbe anche dire che l'Italia ce l'è anche molto più variegate. I formaggi francesi sono ben classificati, nel senso è così, è come la palette di un pittore, c'è il rosso, c'è il blu, c'è il giallo, c'è il verde, c'è i colori principali. Loro non hanno i pastelli. Il formaggio italiano, la cosa bella è questo. Il fatto di diversificare da una zona dei formaggi, forse partire da una stessa regione, ma dove c'è una moltiplicazione di prodotti che sicuramente la Francia non ce le ha e questo a me fa solo che piacere perché ho molto più materia prima. Dunque, in questo risotto ci sono 4 formaggi: la robiola, la formaggella, il parmigiano e il taleggio. La sintesi di queste formaggi ti dà cremosità, come la vogliamo noi. Allora, la formaggetta di Collio, la sua particolarità, come il suo nome, formaggella, dunque è nuova, è fresca, la sua cremosità è genuina, è semplice, il formaggio che può mangiare anche un bambino,
ma nel mio risotto è tutta un'altra cosa. La robiola, le robiole, vediamo nel senso, quando uno vede una robiola, io riprendo il supermercato perché mi offende il supermercato, una robiola del supermercato non ha minimamente senso di mangiarla, secondo me, ma non è una critica. Quando si vede una robiole fatta dalle nostre vallate e la robiola industriale, ma perché si deve andare a mangiare una roba così? Quando si taglia e si vede l'impressione di vedere il latte scendere, si assaggia che la robiola, uno dice vabbè ma non ha tanto sapore, non è vero, perché siamo abituati a mangiare delle cose senza sapore. E questa è la cosa bella del formaggio di contadino, diciamo, ritrovare un po' questo effetto contadino sul carrello del formaggio. Parlando del parmigiano, una cosa importante, noi utilizziamo sempre un parmigiano reggiano di 36 mesi, sempre. Il taleggio è sempre, troviamo sempre dei taleggi molto cremosi. Adesso entriamo in cucina, adesso Pierre vi fa vedere esattamente tutti i passaggi, come dalla tostatura alla fine, alla cremosità, arriviamo a combinare questo risotto. Iniziamo la tostatura del riso mettendo del burro in padella. Facciamo sciogliere il burro, lo facciamo scaldare bene. Poi prenderemo il riso, lo andremo ad aggiungere al burro caldo. Abbiamo sempre utilizzato, dalla ricetta originale, il riso violone nano, sempre, non ho mai utilizzato un altro riso. Quando il riso sarà bello caldo, che il burro sfrigola bene, andremo a sfumarlo con del vino bianco. Faremo evaporare tutto il vino. Quando il vino sarà completamente evaporato, andremo a bagnarlo con del brodo vegetale. Aggiungerò anche del burro. Ogni mestolo di brodo va aggiunto, devo dire, anche un cucchiaio generoso di burro. La prima stabilità è di avere la quantità giusta di burro che viene messo giustamente insieme al brodo bollente. La componente di burro che entra in questo risotto, fondamentale, che va già a cominciare a grassare, a dare untuosità, ma la particolarità di quel burro lì è che, come tutti i risotti, dal solito viene mantecato con il burro e un po' di formaggio, quello che deve arrivare dentro. Questo no. Perché così in mantecatura non rischieremo che il risotto si raffreddi troppo, aggiungendo comunque un quantitativo alto di formaggi. Ora aggiungo dello zafferano. Lo zafferano lo aggiungo non tanto per una questione di gusto, ma più per una questione cromatica, per dare un colore più acceso alla preparazione finita. Partiamo per i funghi, aggiungendo del burro con la padella bella calda. Quando il burro è completamente sciolto, inizia a sfrigolare, andremo ad aggiungere i porcini. La cosa molto importante è che il protagonista non è assolutamente il fungo, assolutamente. Questo è un in più, appunto, che al momento della stagione dei porcini va privilegiato il porcino. Abbiamo l'opportunità di utilizzare altri funghi, che possono essere qualsiasi funghi, nel senso che la cosa molto importante è il protagonista non sono le funghi. Essendo il funghi una spugna, bisogna andare a mettere una generosa quantità di burro, così riusciremo ad avere anche un leggero intingolo per condire il risotto sopra. Tanto continuiamo la cottura del riso aggiungendo altro brodo e un altro pezzo di burro.
La cottura del riso proseguirà per circa 12-14 minuti. A circa metà della cottura dei funghi inizieremo a aggiungerli nel riso. 2 cotture dei funghi, il fungo che va dunque all'interno del riso e il fungo diciamo crispy, croccante, che appoggiamo alla fine. Noi però non abbiamo ancora aggiunto sale perché andremo ad aggiungerlo solo in mantecatura dopo che i formaggi saranno stati aggiunti al riso per bilanciare, perché i formaggi comunque sono molto salati e magari risulterebbe troppo salato il riso. Il riso è pronto, iniziamo la mantecatura aggiungendo formaggella di colio, taleggio, robiola e parmigiano. Si inizia la mantecatura cercando di dare aria al riso per renderlo il più cremoso possibile. Se il riso diventa troppo duro andremo ad aggiungere un goccino di brodo. Il risotto lo devi vivere, lo devi sentire. La cosa che ha Pierre è questo, lui vive il momento, capisce, non ha bisogno di tempi, lo sa. Lo mantico all'onda per cercare di renderlo più cremoso possibile. Lo assaggio per vedere se serve del sale. Aggiungo ancora della robiola e finisco la mantecatura. Io le chiamo formaggi vivi, nel senso che anche quando uno mi dice ma mi dà la ricetta del risotto Miramonti l'altro, io dico ma non c'è ricetta del Miramonti, c'è del riso, c'è del burro, c'è del formaggio e le quantità io direi vanno quasi a sentimento. Dunque da questo libro di riso all'italiana di Italia Squisite ci sono tutte le ricette dei miei colleghi, ma tutti i più famosi e io penso che avevo anche il mio posto dentro. Non c'è il mio risotto perché non c'è una ricetta, non c'è una vera ricetta che poteva essere trascritto e spiegato. Io non ci sono, ma io sono su un bellissimo filmato che adesso potete guardare. Soprattutto non è lo chef non vuol dire i suoi segreti. Ve li ho spiegato e sono stati filmati. Quando tu hai una maîtrise totale di un piatto, soprattutto di un piatto di questo genere, nel senso che è fatto di generosità, di bontà, di eleganze, di savoir-faire, perché è molto importante, perché qui siamo al limite di stracciare a una carica grassi così importante che i miei colleghi lo sanno, siamo sempre al limite. È molto rischioso, può completamente stracciare, come una salsa. Il risotto è pronto. Andremo a versare il riso nella pirofila per poi andare a metterlo in forno. Lo mettiamo in forno per circa 30 secondi per fargli riprendere la giusta temperatura e poi servirlo al tavolo. I funghi intanto sono diventati croccanti e hanno quasi terminato la loro cottura. Il risotto del Miramonti l'altro di settembre non è lo stesso di quelli di luglio o di giugno o di agosto, perché il burro è diverso, perché i formaggi grassi sono diversi. Dunque è semplice ma complicato di esecuzione, perché devi avere i sentimenti per fare un piatto così. Il riso è pronto, lo togliamo dal forno. Andremo a completare il nostro risotto con i funghi croccanti e un pochino di intingolo. Far arrivare il risotto e mezzo è un accoltellato, perché dico, ma e dopo come faranno a finire le altre 4-5 portate? Riescono, è incredibile. Ripeto ancora una cosa francese, la gourmandise. Quella golosità. La golosità è una cosa che io spero che questa cosa non partirà mai dalle persone. Di dire, non ho più fame, non posso più mangiare niente,
ma un cucchiaio di risotto del Miramonti io me lo mangio lo stesso. E questo è una cosa che veramente ti riempie il cuore. Io con tutti questi anni che vedo questo risotto lo mangio, credo, una cucchiaiata tutti i giorni. Niente, sembra la prima volta, è come il gelato del Miramonti, uguale, sono questi pilastri che quando tu le mangi non è più mangiarlo per controllare come viene fatto, ma è diventato un rituale, nel senso il cucchiaio, così per dire, vabbè, c'è e io sono felice. Dunque, avete visto come abbiamo raccontato questo riso. Alla fine questo risotto è replicabile a casa. Beh, a tutti quelli che guardano Italia Squisita volevo ringraziarvi, salutarvi e dirvi alla prossima volta e il Miramonti è qui e vi aspetto. Ciao!